Oggi per gustare viaggiando andiamo in Garfagnana. La Garfagnana è un'area storico-geografica della provincia di Lucca in Toscana e si trova fra le Alpi Apuane e l'Appennino tosco-emiliano. Un'area molto verde, molto bella, un tempo un po' isolata, ma oggi meta di tanti turisti. E noi siamo andati a Castiglione Garfagnana in località Le Prade per conoscere Franca Berardi. Franca Berardi si occupa ormai da qualche anno con la sua azienda agrituristica Il Corniolo di salvaguardare ciò che può andare perduto e infatti Franca è un coltivatore custode. Credete che questa bella sutura l'abbia fatta un chirurgo esperto? E invece no. Questa è opera della natura. La zucca si è proprio suturata da sola. E questa è una zuccaluna. E infatti noi siamo al Corniolo, l'azienda di Franca Berardi, per parlare di una zucca, appunto zuccaluna, che rischiava di sparire. Franca, tu sei un coltivatore custode, ti occupi di salvaguardare questa zucca. Sì, io sono un coltivatore custode della regione toscana, ho diverse varietà a rischio di erosione genetica e tra le quali nei vegetali c'ho proprio la zuccaluna. E la zuccaluna è stata veramente a rischio di sparire dal mondo. Circa 3 anni fa praticamente mi sono state consegnate dall'Università di Pisa le ultime 52 piantine al mondo, perché poi non ci sarebbero più state in assoluto, perché per i cambiamenti climatici sostanzialmente la zucca, come anche altri vegetali, non andava più a seme e se anche fosse andata a seme i semi non riuscivano a maturare. Quindi praticamente l'università ha rovistato in tutti i cassetti dove c'era appunto semi di zuccaluna ancora vivi. Mi ha dato queste 52 piantine e lì ho capito che se io avessi sbagliato qualcosa in quell'anno praticamente la zuccaluna non ci sarebbe più stata. In realtà siamo riusciti a farne ben 29 zucche e da lì è ripartita la produzione del seme. Quindi 29 zucche, ho voluto dire quasi 600 grammi di seme, quindi una quantità enorme di probabili e possibili piantine. E fra l'altro appunto avendo tutte queste zucche aperte perché devo prendere i semi, mi sono trovata nel cercare di dover capire cosa farsene, perché aperte è difficile poi anche vendere, alcune sono riuscita anche a venderle, però di per sé la zuccaluna non è appetibile quando è fresca, è una roba un po' lattiginosa, un po' come la luna, quindi non è molto piacevole neanche da vedersi. Ma è profumata? Quando è fresca no. È proprio una zucca, nel senso che non ha né sapori particolari, né, anche se poi ho trovato un ristorante a Massa, anzi a Carrara, che in realtà ha apprezzato molto la zuccaluna al punto che è venuto anche quest'anno a prendermi delle zucche. E lui ci fa di tutto, ci fa sia i dolci che risotti che minestroni. Però cioè, effettivamente, ma perché lui è un amante delle zucche, quindi gli piace sperimentare. Sostanzialmente era difficile trovargli una collocazione, quindi avendo io un laboratorio che disidrata la frutta e la verdura ho detto vabbè, mal che vada ti disidrato, la faccio a strisce e poi vediamo che cosa ci faccio, perlomeno la conservo e gli do una vita in più. Fatto questo, già di per sé le strisce una volta disidratate sono dolciastre, per cui diventano anche uno snecchino volendo da mangiare così. Dopodiché abbiamo fatto delle prove con sempre un ristoratore e io gli ho detto guarda prova a fare questo piatto, ovvero sia tu fai il brodo di minestrone, la zuccaluna così a strisce la metti nel piatto, metti sopra il brodo di minestrone, lo fai star lì per 3-4 minuti in maniera che la zucca si rinvenga e a questo punto è diventata come una tagliatella, cioè è chiaro che rimane, non essendo appunto di pasta, rimane un pochino più dura, però a tutti gli effetti è come se fosse una tagliatella. E su questo poi dopo me la chiedono, riesco anche, cioè interessa, ecco, ha creato un interesse intorno a sé e c'ha il suo perché. Quest'anno ho fatto un passaggio ulteriore. Quest'anno siamo andati avanti, perché poi tra l'altro è anche molto bella a vedersi. Sì, fra l'altro viene esaltata la zuccaluna, di solito è proprio anche esterno,
colore della luna, quindi quel giallo pallido. Però se viene fatta all'ombra, come per esempio quest'anno che io uso l'erba per mantenere tutto, lei era proprio infilata nell'erba e si accentua il colore giallo della buccia, all'interno comunque rimane sempre abbastanza biancastro. Quest'anno, visto che ho sperimentato le polveri, quindi diciamo che da tutto quello che disidrato, poi alla fine una parte la utilizzo per fare delle polveri. Facciamo un attimo una pausa, nel senso che disidratazione ma non tradizionale a caldo, ma tu usi un metodo che mantiene le caratteristiche del prodotto in maniera maggiore. Sì, allora io uso il metodo di disidratazione a freddo, sostanzialmente è l'aria entra dalla stanza, entra in questo frigorifero che è positivo, quindi non è sotto zero, roba del genere. La macchina ha una stanza, chiamiamola così, quindi un box dove ci sono le cassette dove ci sono i prodotti. L'aria viene raffreddata, forzata in questa parte dove ci sono i prodotti, che sono a temperatura ambiente, quindi sicuramente più caldi dell'aria stessa. L'aria lì dentro si carica di umidità, torna nel frigorifero e quindi c'è una differenza di temperature perché si scalda passando nei prodotti e a quel punto precipita. È il principio della nuvola, quindi della pioggia. E così per fino a che serve, fino a che non ho un prodotto che è senza acqua. La differenza sostanziale che io ero partita quando ho pensato al laboratorio ad come al solito appunto un processo di essiccazione che anche se è a bassissima temperatura vuol dire comunque scaldare un qualcosa. Scaldare un qualcosa prima di tutto ha un impatto proprio in questo momento particolarmente gravoso sulla corrente, quindi su quella che è la bolletta e l'energia. Non solo, da un punto di vista proprio anche operativo, il forno, perché a tutti gli effetti è un forno, mentre il mio non è un forno, è semplicemente un box di stazionamento, non può essere aperto perché se io apro il forno la temperatura in qualunque modo diminuisce e il processo deve ripartire da capo, quindi allungo il tutto. Mentre invece io in questo caso posso aprire quando voglio il forno, la bocca appunto del mio box. Posso mischiare i prodotti, quindi avere, per esempio ho fatto le cipolle insieme alle mele, perché tanto comunque i sapori, gli odori più che sapori, vanno a finire tutti fuori e quindi non si mescolano all'interno del box. L'altra cosa fondamentale è che se io avessi utilizzato l'essiccazione, praticamente anche da un punto di vista operativo avrei dovuto disporre, quindi da un punto di vista di operatività e di impatto proprio sul lavoro, praticamente avremmo dovuto mettere, facciamo l'esempio delle mele, le fettine di mele in maniera che non si sovrappongano, perché altrimenti la parte sotto si brucia, quella esposta si brucia, quella in mezzo rimane morbida. E quindi mentre invece io faccio delle cassette sempre per fare l'esempio delle mele di 2 o 3 kg, quindi buttando proprio la frutta alla rinfusa. L'altra cosa molto importante è che io posso appunto mischiare, quindi posso dire se anche facendo un monoprodotto, però una cassetta è finita, io posso sostituirla mettendola in alto con una cassetta invece che deve essere fatta e quindi ottimizzo moltissimo il tutto. Quindi una volta fatto il processo di essiccazione tu adesso sei passata a un altro processo. Allora, una volta che quindi diciamo che il laboratorio è nato nel 2017 come non a caso laboratorio, nel sì, tuo caso. Innanzitutto come un antispreco, perché vabbè, io sono biologica, talebana nel senso positivo, perché il termine non ha niente di positivo e quindi non uso assolutamente nulla e quindi comunque ci sono delle mele che possono essere non belle, quindi non hanno un mercato immediato. Poi ne ho tantissime, soprattutto negli anni scorsi ho avuto delle produzioni molto importanti e quindi per evitare di buttarle via, in questo è un modo eccezionale, ma parlo delle mele ma del pomodoro che di solito ha la vita di 2 settimane, questo diventa automaticamente un prodotto che ha una vita almeno di 1 anno, ok? Perché può arrivare anche tranquillamente a 2 anni. E quindi sono partita con la disidratazione. Poi a un certo punto, perché poi ogni tanto mi annoio, e quindi dico ok, questo l'abbiamo sperimentato in tutti i modi possibili e immaginabili, però io mi metto sempre nei panni di chi deve usare questa cosa. Allora, se
Le mele è facile, lo prendo, le mangio e non c'è problema. Ma se è un qualche cosa come io voglio fare per chi cucina, soprattutto per chi non ha tempo o non ha neanche voglia alla fine di fare le cose, più è facile da usare e meglio è. Meglio per il prodotto, meglio per chi lo usa, meglio poi come risultato, come piatto. E quindi ho detto, ma meglio della polvere che cosa c'è? Perché poi la polvere, l'idea della polvere è nata con l'ortica. È nata con l'ortica perché tutti mi chiedevano l'ortica disidratata per fare la pasta. Però comunque per fare la pasta devi prenderla, è l'unico prodotto che va reidratato, altrimenti non riesci. Poi va tritato e quindi sulla parola tritato ho detto, vabbè, ma se io parto già da un tritato, a questo punto sono a posto e faccio prima. E quindi è nata la polvere di ortica. Dopodiché la polvere di ortica, ho detto, vabbè, ma qualunque cosa può essere. E quindi è nata la polvere di mele, che è molto importante, molto utile, perché per esempio nello yogurt io un cucchiaino e la metto. Ma io non la metto solo per questo. nelle crepes, le metto ovunque. Ma fa anche da addensante. Sì, la farina di mele fa da addensante, ma chi fa veramente da addensante in maniera proprio specifica è la farina di cotogne, che è quella che ho fatto quest'anno. Quindi si continua a sperimentare. Assolutamente sì. Sì, perché poi appunto, per esempio la cotognata, a me piace farla, mi piace mangiarla, però è difficilissima, lunghissima, mentre invece con la polvere, e quindi anche lì non è banale, no? Però comunque si parte già da un prodotto stabile che è pronto all'uso e da lì poi posso passare alla cucina e divertirmi con la cucina. Perché secondo me tutto deve avere una base di divertimento, se non ci si diverte alla fine o è un obbligo e se no non si fa. Ecco, quindi diciamo che l'ultima nata, possiamo dire fra le ultime nate, è la polvere di zucca luna. Ecco, la polvere di zucca luna, quindi ritornando alla zucca luna, esperienza delle polveri, è successo, è nata per caso, perché mai, cioè sì, ci avevo pensato, però poi alla fine non mi sembrava una cosa molto, cioè la cosa di mettere le strisce nel piatto mi sembrava più immediato. È successo che io di solito i prodotti li metto in questi sacchetti e non faccio mai il sottovuoto perché tanto comunque non serve, però un sottovuoto al 70% lo faccio. Chi mi ha preceduto aveva fatto un sottovuoto al 100%, io di corsa faccio il sacchettino di zucca luna, 100% di sottovuoto, risucchiato, e si è trasformato in polvere no, ma comunque in pezzettini. Al che ho detto, vabbè, questo non si può più usare, vendere così direttamente, no. Quindi a questo punto facciamo la prova della polvere, che è venuta bellissima, perché intanto nella polvere questi colori diventano un colore un melangiato, che è veramente bello. Ha un profumo molto intenso, ha un sapore dolciastro, perché alla fine la parte non dolce no, ma comunque prevale il dolce, non sicuramente il non sapore che può avere la zucca in sé per sé. E quindi è stata veramente viene un bel prodotto. Quindi alla fine sono molto, come dire, combattuta se rimanere sulle strisce o se la zucca luna passare dalla zucca suturata direttamente alla polvere. Allora, noi faremo un esperimento sia con l'una che con l'altra e poi lo diremo. Grazie Fran. Grazie a voi.